Ci sono molte risposte alla domanda: cosa rende un Alfa Romeo? Ad esempio, la dinamica di guida, poiché Alfa Romeo ha sempre offerto una maneggevolezza ai vertici della categoria, insieme a una varietà di motori divertenti e reattivi, alcuni dei quali con le migliori sonorità di scarico. Oppure potrebbe essere il loro schema meccanico, che mette in evidenza innovazione e competenza, espressione del più alto livello dell'ingegneria italiana. Tuttavia, non tutte le Alfa Romeo sono costruite allo stesso modo e alcune potrebbero mancare di alcune di queste caratteristiche. Ma qualcosa che quasi tutte le Alfa Romeo hanno in comune è quella griglia anteriore triangolare, chiamata scudetto. Per i primi 2 decenni dell'esistenza di Alfa Romeo, l'iconico scudetto era assente dal marchio. Fu solo nei primi anni 30 che la leggendaria carrozzeria italiana, Carrozzeria Castagna, collaborò con Alfa Romeo per creare il design di una nuova variante della loro 6C, chiamata 6C 2300 Turismo, lanciata nel 1934. Questa vettura presentava una grande griglia anteriore con un contorno cromato che si univa nella parte inferiore formando una punta affilata, imitando la forma di uno scudo. Questo elemento di design unico rimase sul frontale di molte auto del marchio per i successivi 5 anni, finché nel 1939 Carrozzeria Castagna tornò per progettare l'Alfa Romeo 6C 2500 Frecciadoro, ridisegnando ancora una volta la griglia anteriore, rendendola questa volta più sottile e affilata. Questo design sancì ufficialmente l'associazione di Alfa Romeo con questo stile unico di calandra, ponendo le basi per tutti i futuri scudetti Alfa. Negli anni 50, lo scudetto era diventato ormai un elemento standard su quasi tutte le Alfa Romeo, dalle vetture stradali come la 1900 e la Giulietta, fino alle loro auto sportive più esotiche, come la disco volante. Nella maggior parte dei casi, lo scudetto presentava un design cromato con più barre orizzontali, talvolta affiancate da barre verticali. Tuttavia, sempre negli anni 50, molti designer iniziarono a sperimentare con un motivo a rete nera all'interno dello scudetto, principalmente su concept car, come la 2000 sportiva, disegnata da Franco Scaglione, e su vetture da competizione, come la 750 Competizione, progettata da Felice Mario Boano sotto Abarth. Entrambi gli stili di scudetto continuarono a essere utilizzati negli anni 60, indipendentemente dalle dimensioni della presa d'aria anteriore dell'auto. Lo scudetto doveva essere presente, anche se ciò significava dipingerlo sulla carrozzeria senza alcuna funzione pratica, se non quella di rappresentare il nuovo elemento distintivo di Alfa Romeo. Negli anni 70, però, Alfa Romeo iniziò a sperimentare maggiormente con il design dello scudetto. Il primo esempio di questa evoluzione
fu la Alfa Romeo Montreal del 1970, che presentava due linee cromate integrate nella parte superiore del contorno cromato dello scudetto, mentre la forma dello scudetto diventava più bassa e larga, richiamando da vicino il design dello scudetto della Alfa Romeo 6C 2300 del 1934. Sempre negli anni 70, la nuova Alfa Romeo GTV 2000 introdusse un'altra variante dello scudetto, completamente integrato nella presa d'aria anteriore. Alla fine degli anni '80, la maggior parte dei modelli Alfa Romeo adottò un design dello scudetto molto più minimalista. Sebbene molte Alfa Romeo di quel periodo, fino agli anni '90 inoltrati, mantenessero una chiara forma triangolare, anche se di dimensioni più ridotte rispetto alle vetture precedenti, modelli come l'Alfa Romeo 33 e l'Alfa Romeo 90 introdussero una nuova estetica, caratterizzata da una forma più pentagonale. Tuttavia, questa evoluzione non ebbe grande diffusione su altri modelli, poiché Alfa Romeo era ben consapevole dell'importanza di uno scudetto ben pronunciato per l'identità visiva dei propri veicoli. Ciò divenne particolarmente evidente dopo che l'SZ fu criticata per la mancanza di uno scudetto distintivo. Di conseguenza, all'inizio degli anni 2000, Alfa Romeo riportò in primo piano un design più tradizionale, lanciando l'Alfa Romeo 147, che reintrodusse uno scudetto più marcato. Inoltre, iniziarono a rilasciare versioni restyling delle loro vetture degli anni 90, ora dotate di scudetti più grandi, migliorandone il riconoscimento e rafforzando l'identità del marchio. Ancora oggi lo scudetto Alfa Romeo rimane un elemento fondamentale nel design delle loro vetture. Quasi tutte le Alfa Romeo moderne presentano uno scudetto altrettanto pronunciato quanto lo era negli anni 60, permettendo persino a chi non è un appassionato di automobili di riconoscere immediatamente un Alfa Romeo. Questa caratteristica distintiva continua a essere integrata armoniosamente nei modelli attuali, dimostrando quanto lo scudetto sia essenziale per l'identità e il design delle vetture Alfa Romeo.